L'8 agosto ha fatto scalo nel porto di Livorno la Liberty Passion, passione per la libertà, e il 2 settembre la Liberty Promise, promessa di libertà, che saranno seguite il 9 ottobre dalla Liberty Pride, orgoglio di libertà. Le tre navi ritorneranno quindi a Livorno in successione il 10 novembre, il 15 dicembre e il 12 gennaio. Sono enormi navi ro-ro, lunghe 200 metri con 12 ponti, capaci ciascuna di trasportare 6.500 automobili. Non trasportano però automobili, ma carri armati. Fanno parte di una flotta statunitense di 63 navi appartenenti a compagnie private che per conto del Pentagono trasportano in continuazione armi in un circuito mondiale tra i porti statunitensi, mediterranei, medio orientali e asiatici. Il principale scalo mediterraneo è Livorno, perché il suo porto è collegato alla limitrofa base statunitense di Camp Darby. Quale sia l'importanza della base lo ha ricordato il colonnello Eric Birdie, comandante della guarnigione in Italia dello US Army, in una recente visita al quotidiano La Nazione di Firenze. La base logistica, situata tra Pisa e Livorno, costituisce il più grande arsenale USA fuori dalla madrepatria. Il colonnello non ha specificato quale sia il contenuto dei 125 bunker di Camp Darby. Esso può essere però stimato in oltre 1 milione di proiettili di artiglieria, bombe per aerei e missili, cui si aggiungono migliaia di carri armati, veicoli e altri materiali militari. Non si può escludere che nella base vi siano o possano esservi in futuro anche bombe nucleari. Camp Darby, ha sottolineato il colonnello, svolge un ruolo chiave, rifornendo le forze terrestri e aeree statunitensi in tempi molto più brevi di quanto occorrerebbe se venissero rifornite direttamente dagli USA. La base ha fornito la maggior parte delle armi per le guerre contro l'Iraq, la Jugoslavia, la Libia e l'Afghanistan. Dal marzo 2017, con le grandi navi che mensilmente fanno scalo a Livorno, le armi di Camp Darby vengono trasportate in continuazione nei porti di Aqaba in Giordania, Jeddah in Arabia Saudita e altri scali medio orientali, per essere usate dalle forze statunitensi alleate nelle guerre in Siria, Iraq e Yemen. Nel suo viaggio inaugurale, la Liberty Passion ha sbarcato ad Aqaba nell'aprile 2017 250 veicoli militari e altri materiali. Tra le armi che ogni mese vengono trasportate via mare da Camp Darby a Jeddah vi sono certamente anche bombe USA per aereo, che l'aviazione saudita impiega, come risulta da prove fotografiche, per fare strage di civili nello Yemen.
Vi sono inoltre seri indizi che nel collegamento mensile tra Livorno e Gedda le grandi navi trasportino anche bombe per aereo fornite dalla RWM Italia di Domus Novas, Sardegna, all'Arabia Saudita per la guerra nello Yemen. Delle bombe prodotte in Sardegna si è scoperto dai documenti sottratti dai pirati informatici al governo dell'Arabia Saudita. Un'inchiesta giornalistica ha fatto saltar fuori in retroscena. Questa etichetta dimostra che le bombe ritrovate sotto la cenere dello Yemen sono state prodotte in Sardegna e per le prime forniture sono già state organizzate 4 spedizioni, 2 in nave e 2 con aerei cargo. In seguito all'accresciuto transito di armi da Kendarbe, non basta più il collegamento via canale e via strada della base col porto di Livorno e l'aeroporto di Pisa. È stata quindi decisa una massiccia riorganizzazione delle infrastrutture, confermata dal colonnello Birdy, comprendente una nuova ferrovia. Il piano comporta l'abbattimento di 1000 alberi in un'area protetta, ma è già stato approvato dalle autorità italiane. Tutto questo non basta. Il presidente del Consiglio regionale toscano Giani, Partito Democratico, ricevendo il colonnello Birdy, si è impegnato a promuovere l'integrazione tra la base militare USA di Kendarbe e la comunità circostante. Posizione sostanzialmente condivisa dal sindaco di Pisa, Conti, Lega, e da quello di Livorno, Nogarin, Movimento 5 Stelle. Quest'ultimo, ricevendo il colonnello Birdy e poi l'ambasciatore USA Eisenberg, ha issato sul comune la bandiera a stelle e strisce. Questa è buona, l'ho avuta 38 anni. Non a tutti è uguale. Non accettiamo il fatto che Livorno sia strumentale alla guerra. Infatti mensilmente qui a Livorno passano una nave americana, si carica di armi che vengono dalla base di Camp Darby e vengono trasportate queste armi nei terreni di guerra. Camp Darby è il più grande deposito di munizioni al di fuori degli Stati Uniti. Quando dico al di fuori intendo dire sul pianeta al di fuori degli Stati Uniti. Da qui partono tutte le munizioni, gli esplosivi, le armi, i mezzi militari pesanti da trasporto truppe e combattimento che servono ai fronti della guerra degli Stati Uniti da anni.